Tutti conosciamo Mozart per la sua grazia, bellezza e eleganza. Ma se vi dicessi che il grande compositore è famoso anche per essere stato incredibilmente volgare e spregiudicato? Questo sia in alcune composizioni, sia nella sua vita privata. Così scriveva Mozart a sua cugina il 5 marzo 1777. Ora devo raccontarle una triste storia che è accaduta in questo momento. Mentre sono tutto intento a scriverle la lettera, sento qualcosa che non va. Smetto di scrivere, mi alzo, vado alla finestra e non sento più niente. Mi risiedo, ricomincio a scrivere, però c'è odor di bruciaticcio. Puzza ovunque mi sposti. Se guardo fuori dalla finestra, l'odore scompare. Come guardo dentro, rieccolo. Finalmente la mamma mi dice: «Scommettiamo che ne hai mollata una?» Faccio la prova, mi infilo il primo dito nel culo, poi annuso e... «Ecce provatum est». La mamma aveva ragione. Bentornati su Musica Antica for Dummies. Ehi, ciao, io sono Francesco e sul mio canale parlo di musica classica, antica e anche moderna. Parlo di musica. Avete presente la musica? Quei suoni impalpabili che volano nell'aere? Se vi interessa la musica, vi invito a iscrivervi al canale, a recuperare tutti i miei video e se volete supportarmi abbonandovi al canale avrete accesso al mio corso di musica, solfeggio e teoria musicale da zero a Bach, disponibile solo per gli abbonati di Musica Antica for Dummies. Ok, potrei parlarvi di Mozart, dello stile classico, ma so che siete qui solo per le parolacce e quindi cominciamo subito. Come abbiamo visto, il compositore nelle sue lettere si compiace di un linguaggio scurrile e molto divertente. Ma sapevate che Mozart non si risparmia neanche nelle sue composizioni? È il caso di questo concerto per corno e orchestra numero 1 in Re maggiore K412. In questo concerto Mozart si diverte a lasciare sullo spartito delle indicazioni comiche e volgari destinate al solista del concerto, il cornista suo amico Joseph Ignaz Leutgeb. A lei, signor Asino. Animo, presto, coraggio. Oh, finisci già? Bestia, che stonatura! Il corno riprende di nuovo il tema ritornello e Mozart aggiunge: «Oh, seccata di coglioni!» Il corno inizia una sezione virtuosistica. E Mozart lo sfotte. «Oh, che velocità! Aiuto!» Mozart fa tacere il corno e aggiunge: «Respira un poco». Il corno riprende, ma il concerto ancora non è finito. Mozart scrive: «E non finisci nemmeno, oh porco infame». E poi aggiunge: «Ma intoni almeno una? Cazzo!» Leutgeb, il cornista, riprende il ritornello del movimento per la quarta volta e Mozart scrive: «E vieni a seccarmi per la quarta, e Dio sia benedetto, per l'ultima volta». «Ah, termina, ti prego!» E quando finalmente il cornista finisce di suonare, Mozart esulta: «Finisci? Grazie al cielo, basta, basta!» Tutte queste frasi sono scritte in italiano ed è davvero comico immaginare il povero cornista Leutgeb che cerca di leggere una pagina di musica piuttosto virtuosistica, tenendo conto anche delle possibilità tecniche del corno dell'epoca,
con l'elemento di distrazione delle frasi scherzose di Mozart. Non è la prima volta che troviamo frasi divertenti scritte sugli spartiti dai compositori. Il mio pubblico più affezionato ricorderà bene la famosa frase di Vivaldi, scritta al margine del suo concerto per violino in La maggiore RV 340, che è passato alla storia come concerto per li coglioni. Infatti Vivaldi aggiunge sullo spartito proprio questa frase, e questi per li coglioni, riferendosi probabilmente ai numeri del basso continuo che facilitano la realizzazione da parte del clavicembalista. Nel video precedente a questo abbiamo citato il famoso canone umoristico di Mozart, il cui testo recita letteralmente "leccami il culo". Leck mich im Arsch. Ma sapevate che Mozart ha scritto anche altri canoni umoristici? Un altro esempio è il canone Difficile Lectu, un brano che cela un altro scherzo musicale di Mozart, stavolta al baritono Nepomuk Payar, che aveva un fortissimo accento bavarese. Ora, il verso latino Lectu mihi Mars, pronunciato con l'accento bavarese, suonava identico a Lec du mich in March. Nuovamente, leccami il culo. Mozart aveva questo umorismo scatologico che lo caratterizzava. E poi Mozart nella stessa composizione, questo è davvero divertentissimo, si diverte a ripetere ad oltranza la parola latina ionicu e naturalmente ripetendola viene fuori quello che viene fuori. Bello, eh? Potete farlo anche con mazzo di carte. Provateci e scrivetemi nei commenti quello che vi viene fuori. Intanto io vi invito di nuovo a iscrivervi al canale, a recuperare tutti i miei video, e se volete supportarmi abbonandovi al canale avrete accesso al mio corso di musica, solfeggio e teoria musicale da 0 a Bach, disponibile solo per gli abbonati di Musica Antica for Dummies. Mozart sapeva essere comico anche nella sua musica strumentale, e in questo ricorda il suo maestro e collega Haydn. Un caso celebre è Divertimento per 2 violini, viola, contrabbasso e 2 corni in Fa maggiore K522. Un brano sempre destinato a un amico, probabilmente Gottfried von Jacquin, amico nella cui casa si ritrovavano la sera Mozart e la sua comitiva. In questa composizione Mozart prende in giro i compositori mediocri, ignoranti e pretenziosi che ancora oggi si incontrano con grande facilità. L'opera è un prontuario di errori compositivi e soluzioni musicali raffazzonate. Alla fine del brano i musicisti sbagliano tonalità. Mozart sovrappone 5 tonalità diverse. Ma cosa? Non sai cos'è una tonalità? Forse dovresti dare un'occhiata all'ultima lezione del mio corso da 0 a Bach, che tratta proprio di questo argomento. Il corso è diviso in livelli. Si parte dal livello corvo comune, poi si passa al livello maialino e poi infine, solo infine, si arriva al livello Bach. Solo allora capirete davvero che cos'è una tonalità. Bene, il video è finito, spero che non vi dispiacciano questi video più leggeri che ogni tanto ci stanno. Io vi saluto, alla prossima, ciao ciao!